Benvenuti o bentornati su Minions e Miniatures. Io sono Elia ed oggi dipingeremo insieme una delle due fazioni presenti nello starter set di Infinity Code 1 Operation Kaldstrom, ovvero la fazione Yujing. Cominciamo subito. Eccoci al tavolo da lavoro. Per dipingere questa fazione utilizzeremo solo ed esclusivamente gli 8 colori presenti nel paint set della Vallejo. Inoltre seguiremo passo passo le istruzioni di Angel Giraldez. Ho deciso di cominciare a dipingere i modelli partendo dal passaggio numero 6. Seguendo le istruzioni ho mescolato 2 parti di Periscope, 2 parti di Heavy Black Green e una parte di nero ed ho cominciato a dipingere i pantaloni e la parte inferiore dei mantelli. Dato che sulle istruzioni non è scritto da nessuna parte come dipingere le parti bianche, ho deciso di mescolare 3 parti di bianco, 2 parti di Periscope e una parte di nero. Con questo colore ho dipinto i vestiti ed i mantelli di tutti i modelli. Seguendo il primo passaggio presente sulle istruzioni, ho mescolato una parte di Cavalry Brown e una parte di Orange Brown per dipingere l'armatura, gli stivali e gli spallacci dei modelli. Per ottenere la coprenza desiderata ho passato 2 mani di colore. Ho dipinto i capelli mescolando una parte di Cavalry Brown e una parte di Scrupulous Brown, mentre per dipingere la pelle dei modelli ho mescolato una parte di Orange Brown e una di Ice Yellow. Dovreste ottenere all'incirca questo tipo di colore incarnato. Se volete dipingere una pelle di colore più scuro, aggiungete una goccia in più di Orange Brown.
A questo punto, seguendo il secondo passaggio, ho cominciato a lumeggiare le parti gialle, applicando inizialmente il colore orange brown e successivamente applicando degli strati molto sottili di Screwfloss Brown. Come detto poco fa, ho applicato vari strati di Screwfloss Brown fino a ottenere la sfumatura desiderata. Nel terzo passaggio ci viene detto di lumeggiare alcune parti dei modelli con il colore ICL, ma ho preferito miscelarlo con una parte di Screwfloss Brown per ottenere un risultato più omogeneo. Come vedete ho applicato il colore in piccole quantità solo sui punti più esposti alla luce. Come ultima lumeggiatura ci consigliano di usare il bianco, ma avendo usato una miscela nel passaggio precedente ho preferito utilizzare il colore ICL. In questo passaggio dipingo solo le parti più sporgenti ed i bordi dell'armatura, degli stivali e degli spallacci. A questo punto, se volete, potete applicare anche il colore bianco nelle medesime zone appena dipinte.
Infine, come ultimo passaggio, ho diluito il Cavalry Brown con qualche goccia d'acqua ed ho applicato questo colore solo nei recessi e nelle zone meno esposte dell'armatura. Successivamente ho cominciato a lumeggiare le parti bianche, mescolando una parte di periscope con 3 parti di bianco. Ho applicato questo colore più volte in strati sottili, fino a ottenere la sfumatura desiderata. A questo punto ho miscelato nuovamente il bianco con una quantità minima di periscope. Il rapporto è circa 90% di bianco e 10% di periscope. Come vedete, in questo passaggio mi sono focalizzato sulle parti più esposte alla luce. Infine, usando solo il bianco, ho terminato di lumeggiare le medesime zone. Anche in questo caso ho applicato più volte il colore in strati molto sottili, fino a ottenere la sfumatura desiderata. Seguendo il settimo passaggio, ho aggiunto il colore aisiello alla miscela usata inizialmente, formata da periscope, heavy black green e nero, ed ho cominciato a lumeggiare i pantaloni ed alcune parti dei mantelli.
Ho ripetuto questo passaggio varie volte aggiungendo l'ICL un poco alla volta, fino ad ottenere la lumeggiatura desiderata. Infine ho riapplicato il colore base nelle aree meno esposte per creare le ombre. Seguendo il nono passaggio, per dipingere le parti metalliche, ho mescolato due parti di nero e una di bianco. Inoltre ho deciso di aggiungere anche una piccola quantità di periscope per ottenere un colore grigio-blu scuro. Come vedi, ho evitato di dipingere i recessi delle parti metalliche. In questo modo ho creato le ombre senza dover riapplicare successivamente un colore più scuro. Infine ho aggiunto un'altra goccia di bianco e ho terminato di lumeggiare le parti metalliche, dipingendo solo i bordi e le parti più esposte alla luce. A questo punto ho ridipinto i capelli mescolando due parti di Cavalry Brown, una parte di Periscope e una parte di Scrufulous Brown. Successivamente, con il colore Scrufulous Brown, ho lumeggiato solo alcuni ciuffi dei capelli. Ovviamente ho ripetuto questo passaggio più volte per ottenere la lumeggiatura desiderata. Infine, per lumeggiare il volto, ho mescolato una parte di Orange Brown e due parti di ICL. Con questa miscela ho dipinto solo alcune aree del volto, come il naso, gli zigomi, il mento e la bocca. Eccoci qui ragazzi, abbiamo terminato di dipingere la prima delle due fazioni presenti nello starter set di Infinity.
Devo dire che sono molto soddisfatto del risultato che ho ottenuto seguendo la guida di Angel Giraldez. Se volete vedere questi modelli in azione, non perdetevi il Battle Report di Infinity sul canale Wargames per Passione del mio amico Mattia. Se ancora non conoscete il canale, vi consiglio di andare a dargli un'occhiata. Ad oggi infatti è il canale italiano più grande e più completo nel panorama dei Wargames. In ogni caso vi lascio anche il link in descrizione. Ovviamente in uno dei prossimi video vedremo insieme come dipingere anche la seconda fazione presente nel set. Come al solito ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto e se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare anche un like. Io vi ringrazio moltissimo per aver visto questo tutorial e noi ci vediamo come al solito molto presto con un nuovo video. Ciao ragazzi!